tutti ragazzi, io sono Jenny e benvenuti in questo nuovo, fantastico video. Oggi voglio farvi vedere come ho fatto l'armatura di Calista da League of Legends. È stata tosta riuscire a capire come fare quelle lance, farle mantenere, ma ce l'ho fatta. Ho registrato un tutorial, ci sono i cartamodelli disponibili, quindi qualsiasi cosa, come sempre trovate tutto in descrizione, cartamodelli, materiali, social, perché mi imbroglio sempre su questa parte, aiuto! E quindi niente, non vi resta che guardare il video, fatemi sapere se vi è piaciuto, aiutatemi a crescere condividendolo, mettendo un like, commentando, qualsiasi cosa volete. Grazie ancora e buona visione! Il primo step è ricoprire noi stessi o il manichino con il cellophane. Poi segno centro, dietro e davanti con lo scotch di carta, prima di rivestire tutta la zona che mi interessa, cercando di creare meno pieghe possibile. Abbozzo poi con un marker la sagoma del corpetto, niente dettaglio cose troppo precise. L'unica parte che segno da dover dividere è come sempre solamente la coppa. Una volta staccato il corpetto dal manichino, divido la coppa e la appiattisco facendo dei tagli dove vedo i rigonfiamenti. Può essere necessario un solo taglio come possono volercene 10. L'importante è tagliare dove vedete le parti gonfie e riuscire ad appiattire per bene il cartamodello. Segno e taglio ogni pezzo 2 volte girando lo specchiato sul foam ad alta densità da 5 mm. Questo in particolare è il foam numero 5 che trovate dal Ferramenta Cosplay. Per incollare il foam utilizzo la colla a contatto, in particolare la marca che sto usando qui è quella Artiglio, ma ce ne sono tantissime altre, l'importante è che sia appunto la colla a contatto, non quella trasparente. Ne metto un po' da entrambi i lati, faccio asciugare qualche minuto e mi assicuro di fare molta pressione quando incollo insieme i tagli. Una volta uniti i tagli, riscaldo il foam dentro e fuori con la pistola termica. Quando il foam è ancora caldo lo modello su una sfera di plastica. Prima di unire la coppa al corpetto, utilizzo la punta abrasiva del Dremel con grana leggera per fare una smussatura a 45 gradi sulla zona del seno. Utilizzando sempre la colla a contatto, procedo ad unire le due parti. In questo modo avremo un'attaccatura bella e pulita. Prima di coprire le giunture, sempre con il Dremel passo la punta di pietra conica arancione su ogni taglio. In questo modo elimino i piccoli dislivelli senza deformare troppo la base. Se ho degli spazi particolarmente profondi da riempire, uso prima del semplice silicone acrilico bianco. Assicuratevi di raschiare completamente tutto ciò che esce fuori dal taglio perché questo tipo di silicone non è carteggiabile, quindi se resta fuori purtroppo non riusciremo più a toglierlo. Quando il silicone acrilico è asciutto, uso il flexi filler allo stesso modo, aiutandomi a lisciarlo con un dito bagnato. Una volta asciutto, lo carteggio con la carta vetrata 320 bagnata finché l'acqua non si assorbe. Per coprire bene questi tagli ho fatto questo procedimento circa 3 volte. Per creare tutti i decori a rilievo, ricavo i cartamodelli mettendo di nuovo lo scotch carta sul corpetto. Una volta scollati li attacco su un foglio di giornale, li ritaglio e li riporto sul foam ad alta densità da 10 mm. Incollo poi i miei bordi al corpetto sempre utilizzando la colla a contatto. Sono andata poi a scolpire per bene i bordi con la punta abrasiva del Dremel a grana fine, in questo caso ho usato la 120. Smussare tutti i decori del corpetto mi ha preso circa 2 ore e mezza, 3 ore e ho alternato le punte abrasive grandi e piccole del Dremel con quelle coniche arancioni che di solito rendono tutto molto più liscio. Per fare la spallina sono partita da una sagoma piatta, ci ho incollato sopra un bordo da 10 mm, ho tolto il grosso con un taglierino e poi smussato. La spallina si attacca al corpetto tramite una cinta che ho fatto sempre in foam da 5 mm con una finta cucitura fatta con il pirografo. Con questo stesso metodo delle cinte ho fatto anche il bracciolo, mentre con il metodo della spallina ho fatto anche pezzi come fibbie, fianchi e cosciali. Per i cartamodelli del braccio uso prima il pluriball per ingrandirlo, poi il metodo è lo stesso del corpetto, quindi cellophane, scotch di carta, taglio, dove vedo che non riesco ad appiattire i cartamodelli faccio dei tagli per dividere i pezzi, copio, taglio e incollo sul foam da 5 mm, termoformo sul mio braccio e aggiungo i bordi in foam da 10 mm. Stessa identica cosa per il polpaccio, solo che quel giorno faceva così caldo che il cartamodello si era praticamente attaccato alla gamba, non riuscivo più a tagliarlo via, pensavo di dover usare il taglierino e distruggermi la gamba, ma alla fine sono uscita viva. Oltre a tagliare, incollare, termoformare, ormai è sempre lo stesso procedimento, per il ginocchio taglio una specie di rombo con tutti i bordi a 45 gradi. Anche l'interno lo taglio a 45, togliendo il foam in eccesso prima di incollare tutti i pezzi. Come sempre poi i decori a rilievo li faccio prima di scotch e poi in foam da 1 centimetro. Idem anche per l'elmo. Come vedete, una volta capito il meccanismo è lo stesso procedimento per ogni pezzo, quindi non c'è bisogno di spiegare di nuovo tutto.
Per le lance ho incollato insieme 3 pezzi di foam da 1 centimetro. Ho tagliato la sagoma aiutandomi con il seghetto elettrico del Dremel. Ho smussato le lance nello stesso modo in cui ho smussato il resto del costume, creando anche uno spazio sotto per la calamita. La stessa calamita la incollo anche nel busto. Faccio prima un buco con il taglierino e poi ci incollo dietro un pezzo di foam da 2 mm. Incollo le calamite al foam con il Super Attack. Non fate mai attaccare direttamente le 2 calamite perché altrimenti veramente non le staccate più. Per evitare questo, tra le 2 calamite metto una rondella di ferro e quando le stacco non le tiro ma le trascino perché le calamite sono veramente troppo forti, si potrebbero o spaccare o potrebbe stracciare il foam. Come primer uso il FlexiPaint diluito con un po' d'acqua. Mischio bene e faccio circa 3 mani con un pennello a punta piatta. Una volta asciutto faccio anche 3 mani di full dip nero e poi posso procedere a colorare tutto ad aerografo. Purtroppo mi sono resa conto che i colori sono troppo chiari per la base nera, infatti non si vedeva proprio niente. Per rimediare ho dovuto fare tutta l'armatura bianca, ma voi potete evitare facendo direttamente tutta la base bianca col full dip. Come vedete i colori con la base chiara si vedono molto meglio. Ho provato ad usare il Valor Clear Coat come protettivo, però non ve lo consiglio perché mi ha opacizzato un po' tutti i pezzi, quindi no. Poi con un pennello ho passato il colore a olio all'interno di ogni taglio e ho rimosso l'eccesso utilizzando un panno di cotone bianco, mi raccomando bianco non colorato, bagnato di acqua raggia. Poi con un pennello asciutto e gli acrilici ho dato dei colpi di luce sui pezzi a rilievo. Alla fine come protettivo ho deciso di usare il full dip opaco. Di solito non lo uso quando uso l'aerografo perché il full dip non prende molto bene sull'acrilico e a lungo andare potrebbe spellarsi ma solamente lo strato protettivo, quindi il colore sotto non viene intaccato. In ogni caso consiglio di fare una passata veramente velata, quindi non troppo spessa. Per chiudere il corpetto ho utilizzato del velcro largo 5 cm incollato con la colla a contatto e ho rinforzato i bordi con la colla a caldo. La stessa cosa l'ho fatta per il bracciolo e per i gambali, ho incollato dietro una cerniera e rinforzato i bordi con la colla a caldo. Per il codino ho acquistato una parrucca lunga 100 cm con ponytail, ho staccato il mollettone e ho incollato insieme con colla per stoffa Flash Bond la retina. Con la stessa colla poi ho incollato questi capelli all'interno dell'elmo. E questo è il risultato finale. Tutte le cinte sono in foam e dietro le fibbie con la colla a caldo ho attaccato degli elastici che fungono da passanti. Trovate foto più dettagliate sul mio account Instagram e sulla mia pagina Facebook. Anche l'elmo ha un elastico dietro con il velcro per indossarlo. L'elastico va poi nascosto sotto la parrucca, io adesso non ci riesco con i miei capelli ma vi assicuro che sotto la parrucca è molto più semplice e voi potete anche bloccarlo con delle mollette così state sicuri che non si muove. Il video è finito, spero vi sia piaciuto, vi sia stato utile, come sempre trovate tutto in descrizione. Scusate raga, avevo dimenticato di indossare i miei iconici occhiali alieni all'intro del video, quindi devo rimediare ora. Ci tengo a ringraziare sempre tantissimo chi continua a supportarmi sui social, lasciando un commento, un like, una condivisione, parlando di me ai loro amici, commissionandomi qualcosa, facendo addirittura donazioni sul mio Ko-fi. Mi aiutate tantissimo sia a crescere come cosmaker, sia come persona. No, veramente, vi volevo veramente ringraziare perché fate tanto per me, quindi io mi impegnerò per portare al massimo la community cosplay italiana, a portare più contenuti, più tutorial. Sì! Spero che il video vi sia piaciuto, trovate tutto in descrizione, noi ci vediamo alla prossima.